di voi hanno avuto nella loro infanzia una di queste penne? Erano veramente fantastiche. Ma che cosa? Ma si è rotta. Cioè, non ci posso credere. Ma che si è risucchiata dentro un dentino. C'è un colore inaccessibile. Vedi che qui ci sono tutti gli altri colori. Qui non c'è quello. È ripiegato in dentro. Questo qui non riesce più a salire su. Non posso. L'ho appena comprata. Perché mi fai questo? Oh raga, acquistone, devo dire, penna 12 colori che però sono 11. Ve la consiglio caldamente perché è una bomba questa penna, veramente. Comunque, dicevamo, io letteralmente me l'ero scritto qui nel testo, erano veramente fantastiche tranne quando le cartucce all'interno si inceppavano, ma pensavo di farci una battuta, invece non è una battuta, non fa ridere per niente. E rimettiamo questo video in carreggiata, vi prego, saranno adatte queste penne anche per disegnare? Scopriamolo. Ciao Runner Rosti e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Forse alcuni di voi si ricorderanno la sfida che ho intrapreso un paio di anni fa contro una penna a sfera. Ho provato a realizzare un ritratto di Kit Harington per vedere se sarei riuscita a scaricare completamente la penna, non ce l'ho fatta e da quel giorno mi ricordo che imparai una lezione molto importante, ovvero che se vuoi avere successo nella vita l'unica cosa che devi fare è prefissarti degli obiettivi più semplici. Un giorno scriverò un libro su questo, ma nel frattempo facciamo presente il fatto che a me non piace il successo. In fondo, no, ma chi vuole avere successo nella vita? Nessuno, che schifo il successo. Quindi oggi ho comprato proprio questa penna che racchiude al suo interno il potere di ben 12 penne a sfera, quindi rendetevi conto del livello, proprio puntare basso. Vi confesso che in realtà ho rubato questa idea a un mio vecchio compagno di scuola, lui lo faceva già ai tempi e adesso mi sta ricattando per avere i big money che deriveranno da questo video, sarà molto deluso nello scoprire quanti sono, ma oggi vorrei realizzare un ritratto quindi a colori, però utilizzando soltanto questi colori. L'ho comprata un po' alla cieca in realtà, c'erano tanti tipi di penne con diversi colori, però io non lo so, ho preso questa, sembrava la più carina, poi è verde, vabbè. Quindi andiamo a vedere quali sono i colori che abbiamo a disposizione. Cominciamo da questo bel rosso. Quindi vediamo, c'è il rosso, dipende molto dalla luce, diciamo. Anche l'altra volta, no, quel video di Tiger che mi avete detto Fra, ma come fai a dire che quel colore è quel colore? Non potrete mai avere i colori totalmente fedeli dal video, quindi non lo potete sapere, non lo potete, basta. Allora, poi c'è il verde, quello che in gergo si chiama verde scuro. Poi c'è questo viola. Poi abbiamo il blu. Vabbè, questo qui è il classico blu. Tra l'altro voi eravate dei tipi più da penne blu o da penne nere? Perché la dice lunga sul carattere, non so in che modo, ma ecco, poi c'è l'arancio, nero. Poi c'è questo che da qui sembra proprio un indaco chiaro, ma in realtà è ciano. Poi c'è un magenta. Sì, dai, questo è magenta. Oh cielo, ma avremo mica tutti i colori primari? Ma che splendore! Guarda, nero, ciano, magenta, manca il giallo. Però il giallo non c'è, perché qui c'è soltanto un marrone, quindi marrone. Poi c'è un altro colore che poi è verde, ma in fondo a noi che ce frega, cioè... Ma aspetta, ma sbaglio? Questi qui non sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 colori! Oh cielo! E io sono stata convinta finora che questa fosse una penna da 12 colori. L'avevo comprata apposta perché no, vabbè, dai, questi sono 12, meglio di 10. Ho vissuto nella menzogna. È ancora più difficile, quindi. Poteva essere bellissima questa sfida, poteva essere splendida, ma non abbiamo il giallo. Quindi praticamente la cerchia dei colori primari che andremo a utilizzare è questa. Arancione, ciano, magenta e nero. Adesso lo cambiamo da CMYK a CMOK. CMOK. In fondo ragazzi, voglio dire, perché non riscrivere l'intero funzionamento delle stampanti, no? Ok, adesso che abbiamo vinto l'evincibile, andiamo al sodo. Come l'altra volta mi piacerebbe scegliere un personaggio di Game of Thrones da rappresentare. Visto che ormai Kit l'ho già fatto, vado direttamente sul mio personaggio preferito, che è Tyrion Lannister. E non perché siamo entrambi bassi. Per una volta vinco io. Prima di cominciare però ricordate di lasciare un commentino qua sotto al video facendomi sapere qual è invece il vostro personaggio preferito di Game of Thrones. Poi lasciatemi un commentino di incoraggiamento che io adesso comincio. Posso dirvi da subito che la maggior criticità riscontrata riguarda ovviamente l'inchiostro. Prima di tutto Tyrion ha i capelli biondi, ma nessuna tra le cartucce d'inchiostro presente nella penna è gialla. Ma d'altronde c'è l'arancione, no? Chi se ne frega se manca il giallo. Mi accontenterò di fare in modo che il nostro Tyrion somigli moltissimo a un redhead. Una cosa della quale mi sono resa conto durante la realizzazione invece è l'incredibile abitudine alla gestualità che una persona acquisisce a forza di disegnare. Non so se si vede dalla ripresa, magari ne selezionerò una apposita da mettere, ma sin da quando siamo piccolissimi siamo abituati al fatto che se vogliamo cambiare colore dobbiamo cambiare anche la penna che teniamo in mano, ovviamente. Quindi qui quasi ogni volta che ho dovuto passare da un colore ad un altro ho iniziato a guardarmi attorno con aria sperduta, cercando con gli occhi il colore che ovviamente non avrei mai potuto trovare. E ogni volta mi ripetevo, cavolo, ma che stupida, ma ce l'hai in mano!
però poi non riuscivo a smettere di farlo. Una delle prime cose di cui mi sono resa conto è che ovviamente mi mancasse il rosa carne. L'idea è stata quella di unire il bianco del foglio con l'arancione e il magenta. Anche se non è totalmente fedele all'originale, direi che il nostro Tyrion ha così acquisito una bella carnagione di tutto rispetto. Il passo successivo sono state alcune ombre nel contorno occhi, attaccatura dei capelli e sopracciglia, per le quali mi sono ricordata di avere il bel marrone adatto allo scopo. Per il resto Game of Thrones non ha colori pop e fluo, si limita ad avere un aspetto molto fedele alla realtà. Per questo probabilmente sarò costretta a rinunciare ad almeno metà dei colori presenti sulla penna. Sorprendentemente, non me l'aspettavo neanch'io, che proprio non mi servono per questo ritratto. Quindi niente rosso, niente verde, meno male perché era incastrato all'interno, niente viola. Questa immagine è molto più teal and orange di quanto mi sarei aspettata. L'elemento chiave per disegnare con le penne a sfera per me è stato variare l'intensità della pressione in modo da ottenere dei tratti più o meno carichi di colore. Quindi appunto nel momento in cui volevo un blu bello scuro calcavo molto sul foglio premendo forte, quando volevo un celestino appunto mi bastava strofinare appena la punta per essere sicura che poco inchiostro si imprimesse nella pagina. E diciamo che questo ha anche salvato, per così dire, la capigliatura del povero Tyrion, che proprio non ci stava. Lasciamo perdere quanto io abbia faticato per riprodurre dei capelli che fossero quantomeno decenti, perché Tyrion c'ha un cespuglio in testa, buonanima. Diciamo che qui ho tra virgolette barato, ma neanche troppo. Mi sono avvalsa di una penna gel bianca per disegnare sulla testa di Tyrion alcuni capelli un po' così, diciamo, arruffati, poi sopra il bianco ho ricolorato di nuovo con la penna a sfera, in modo da riuscire a renderli un po' più disordinati di quanto non fossero. In più mi sono anche aggiunta con un uniposca bianco per schiarire alcune ciocche. Diciamo che quando uno prova a fare queste tecniche miste non sa mai, no? Se poi rischia di distruggere tutto oppure no, però sorprendentemente questa volta sono stata davvero magica, perché non so come ho fatto, ma sono riuscita a ottenere un risultato che davvero mi ha stupito positivamente. Quindi Run e Rospi, ecco qui il risultato finito. Ammetto che non so bene quante ore io ci abbia messo per finirlo, ma sicuramente ve lo metterò qui in sovrimpressione perché lo scoprirò guardando la durata complessiva di tutte le riprese che ho fatto. Che tempo! Assurdo, incommentabile quasi direi, proprio perché è un tempo così mutevole, non so. Vabbè, io non posso commentarlo perché non so ancora qual è il numero che sta scritto qua sopra, ma voi potete, quindi commentate questo tempo. Però fatelo come se fosse un tempo da Formula 1, mi raccomando. I colori che alla fine di tutto ho utilizzato sono stati ciano, magenta, arancio, marrone e nero. Quindi ho usato 6 colori su 10, ma in realtà uno era inceppato, quindi 6 su 9. Devo dire che sono stata abbastanza brava, dai, li ho usati quasi tutti. Questo vuol dire che se avessi avuto una penna da 6 colori sarebbe stata anche sufficiente, però dovevano essere quelli giusti. Fatemi sapere con un commentino qua sotto se avete mai provato a fare voi stessi questa sfida. Nel caso io vi metto il link di questa penna qua sotto in descrizione, perché abbiamo capito che è così splendida, non si inceppa mai, quindi... giusto, mi stavo per dimenticare. Fatemi sapere anche se ci fossero delle altre sfide che vorreste che facessi, sono pronta, vedete, sono carica, no? E niente ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!